Ciao Gnari e bentornati nel mio canale. Sono qua oggi perché voglio condividere con voi una nuova ricetta per la pizza napoletana che io chiamo no hands, niente mani, perché l'impasto sarà fatto tutto in impastatrice. Ho realizzato questa ricetta con la mia farina preferita, che è la farina Caputo Pizzeria, una farina di media forza con proteine 12,5 grammi e un V di 260-270. Quindi se vi piace il risultato che vedete nel riquadro e quindi se ritenete che la pizza sia un buon risultato, vi invito a seguire la ricetta passo passo e alla fine vi invito tutti a farmi sapere come sono stati i risultati che avete ottenuto e anche a commentare naturalmente il video. Ricordatevi poi di iscrivervi al canale e di mettere un bel mi piace. Andiamo col procedimento, ma prima sigla! Quindi Gnari, ecco le dosi per questo impasto no hands, niente mani, farà tutto la nostra impastatrice. Quindi 493 g di farina, 335 g di acqua, 13 g di sale e 0,20 g di lievito di birra secco. Io ho usato il Caputo che è già attivo. Cominciamo. Inseriamo tutta l'acqua. Cominciamo a inserire la farina. Lievito. Sta cominciando ad addensarsi, ancora una cucchiaiata, poi passeremo al gancio. Ok, a questo punto andiamo a sostituire la foglia e continuiamo a velocità 2. Faremo assorbire pian piano la farina e poi continueremo ad aggiungerla fino a totale assorbimento. Velocizziamo. Ok, vedete si sta staccando dai lati. A questo punto l'acqua è assorbita del tutto, inseriamo il sale. Ora la fermiamo. E la lasciamo riposare circa 5 minuti. Copriamo. Evitiamo che prenda aria e tra 5 minuti ripartiamo. Ok, sono passati i primi 5 minuti, ripartiamo. Aspettiamo 5 minuti e ripetiamo l'operazione. Sono passati altri 5 minuti, ripetiamo l'operazione. Ultimo riposo di 5 minuti e poi ci siamo quasi.
Passati gli ultimi 5 minuti diamo l'ultimo giro e poi andremo a inserire nel nostro recipiente. Chiudiamo semplicemente l'impasto. Lasciamo ora riposare il nostro impasto per 6-7 ore a temperatura ambiente e 14 ore di frigo. Questo è il nostro impasto dopo le 6 ore a temperatura ambiente e 14 di frigo. Procediamo ora con lo staglio per la realizzazione di 3 pannelli da circa 280 grammi l'uno. Chiudiamo i pannelli pizzicandoli sempre nella parte inferiore e li inseriamo in questa cassetta spolverata con semola rimacinata. Li lasceremo qui per circa 4 ore a temperatura ambiente per poi vedere se sono pronti per la cottura. Siamo pronti per la stesura, ma prima la prova del dito, una infarinata, poi tireremo l'impasto verso un lato e vedremo se risponde in maniera elastica. Prova del dito, direi che l'impasto è elastico ed è pronto per essere steso. Spolverata di semola, come al solito, in bella infarinata e andiamo a stendere. Spingiamo bene l'aria nel cornicione. Allarghiamo bene la parte centrale con la mossa dei pugni e questa volta mi lancio anche in un paio di schiaffi. Eccoli qua. Siamo pronti per condire, un'infarinata anche alla pala. Pomodoro. Mozzarella fior di latte, scolata da circa un'oretta. Salamino piccante, che è il mio preferito, non posso farne a meno. E andiamo in cottura. Verifichiamo temperatura, 4,10 sotto e 4,50 sopra. Cottura di 1 minuto e 20 circa. Ci siamo. Eccola qua, dopo 1 minuto e 20, senza girata. Secondo me è bellissima. Ha anche una bella maculatura. Guardatela qua. Manca solo un po' di basilico e ci siamo. Seconda infornata con prova del taglio e direi che anche qui poco da dire, è perfetta, bel cornicione, alveolatura fantastica.